Giuseppe, hai domande su questa cosa? No, io volevo solo dire una cosa, che tanti anni di studi di pedagogia, cioè io ho conosciuto a Stagioli con te, cioè praticamente, eppure ne ho fatti di studi, è come se fosse censurato. E la domanda mentre parlavi era, cioè ho capito perché è censurato, insomma, perché Sì. poi fondamentalmente loro vogliono altri autori perché forse, che ne so, fa più comodo poi al sistema portare una pedagogia del controllo, una pedagogia del disciplinare, del fare, insomma. Il lavoro interiore, insomma, è un lavoro che, come si dice, è criminale, no? Volere la pace ed essere arrestati perché complottavi per avere la pace, è la stessa cosa, cioè chi complotta per fare un viaggio interiore comunque per questa società è criminale allo stesso modo. Buongiorno a tutti, siamo alla seconda puntata di Agire e abbiamo due ospiti nuovi e Adele. La puntata di oggi è di condizionare con la psicosintesi, ma ce ne parlerà un pochino Adele e presenterà poi Daria Serena e Valentina Tinelli. Grazie Giuseppe, grazie mille. Ho chiesto a Valentina e Daria di essere con noi oggi nella puntata di approfondimento di Agire perché trattiamo uno dei temi più importanti dal mio punto di vista per quello che riguarda il nostro percorso base che è Scolagire e per la libera università, che è la psicosintesi. Però io vorrei appunto salutare le mie amiche ospiti, Daria che è una maestra di scuola pubblica, giusto Daria? Sì, sì, io lavoro da tantissimi anni nella scuola pubblica e continuo e continuerò fino a quando non andrò in pensione e io sono contenta di fare l'insegnante, è un lavoro che mi si veste proprio addosso, è il mio vestito e amo stare con i bambini. E ho iniziato questo percorso, ho conosciuto Adele una decina di anni fa grazie a un libro e poi una nostra amica comune l'ha chiamata per fare le classiche tavole rotonde che Adele faceva una decina d'anni fa e ci In siamo giro per conosciuti. l'Italia col carrellino della spesa. Infatti, Libri. l'ho ospitata a casa, sono rimasta affascinata da questa piccola ma grande donna e quindi a distanza di 2 o 3 anni cioè 2 o 3 anni dopo io decido di fare il percorso perché sono sempre alla scoperta di qualcosa di nuovo e c'era anche la psicosintesi come materia di studio, che è una materia che va studiata sempre. Sì, sì, è un Non c'è percorso che non finisce mai, giusto. E diciamo che Daria vive in Veneto e che sì. è anche un amante di un'altra cosa importantissima nella nuova pedagogia, e cioè camminare nella natura. Ah, beh, sì. Perché è una cosa che diciamo per noi della nuova pedagogia, vivere in natura direi che è proprio uno dei nostri temi fondamentali. E infatti è stata invitata anche Valentina, anche lei fautrice del vivere in natura. Raccontaci un po', Valentina. Sì, io ho iniziato il percorso di Scoragire nel 2023 e già nel 2022, diciamo verso settembre, si è avviato il progetto Piedi Bosco, che credo che l'abbia già presentato Martina, Sì, e, che e c'era che l'altra volta. appunto, esatto, che invece è un progetto educativo che in qualche modo sempre di più, diciamo, costruisce la sua identità e anche e soprattutto diciamo fondandolo sul percorso di Scoragire.
e quindi sulle nuove pedagogie, quindi sui grandi pedagogisti che in qualche modo ogni tanto appunto andiamo proprio a pregare anche che possano insomma ecco, investirci di intuizioni. Noi siamo sulle pendici del Subasio, quindi praticamente sopra ad Assisi, sotto l'eremo delle carceri, dove tra l'altro passava anche la catena di San Michele, quindi insomma siamo in questa meravigliosa protezione e dentro un bosco, perché praticamente è un campeggio che ha come comodato d'uso proprio il Parco Naturale del Subasio. E quindi la sperimentazione si unisce tantissimo per noi a quello che è il percorso di psicosintesi, ossia proprio al mondo interiore, no? Di cui tanto Assagioli insomma è stato veramente il portavoce, no? di questa unione tra psicologia e mondo interiore, quindi di queste impressioni proprio che nel bambino si creano, no? Come ci diceva Maria Montessori, insomma, con la sua mente assorbente. E quindi ecco, per noi è un punto importante. Oltretutto, diciamo, siamo 3 persone che portano avanti questo progetto educativo che abbiamo condiviso anche con il gruppo e quindi come gruppo anche il processo, insomma, a cui ci ha iniziato Dele Caprio e che poi insomma abbiamo proseguito e che proseguiamo, appunto come diceva Daria, non ci si ferma mai, non si può mai dire di fermarsi in una ricerca che è vasta e che fa parte proprio di quelle domandine che ogni giorno l'educatore si pone e delle miliardi di risposte che cerca anche all'interno del bosco, insomma, ecco, quindi la natura sicuramente maestra in tutto, no? Quindi sì. Bene, allora io volevo, dato che questo video spero verrà visto da persone che non sanno niente di psicosintesi, voglio iniziare a dire che cos'è e soprattutto chi l'ha creata. La psicosintesi è una branca della psicologia, diciamo, che però ha come creato un movimento, come dice lo stesso Assagioli, che è il fondatore di cui voglio parlare oggi, è una forma di pensiero, un modo di pensare, un atteggiamento diciamo, alla vita. Per me invece la definizione che do sempre è un paio di occhiali, perché dato che viviamo in un mondo in cui siamo un po' nell'oscurità, siamo distratti da tante cose, quindi non vediamo i paesaggi un pochino come i pittori francesi, insomma, gli impressionisti, no? Tutti un po' così. Con la psicosintesi ti metti gli occhiali e vedi tutto molto più chiaramente. Ecco, questa secondo me è la definizione più semplice che ho trovato per la psicosintesi, perché è anche il motivo per il quale noi l'abbiamo scelto. Abbiamo scelto la psicosintesi come strumento principe per fare quello che secondo me andrebbe fatto quando si vuole fare una nuova educazione, cioè il decondizionarsi. Perché se noi ci lamentiamo della scuola, ci lamentiamo che non funziona, ci lamentiamo di tante cose, e però poi continuiamo a rimanere nel solco che non funziona, perché secondo noi il solco della scuola, per chi cerca diciamo delle alternative, può risultare anche un po' storto, quindi per un treno può anche far deragliare un treno. Abbiamo scelto proprio la psicosintesi perché è, dal mio punto di vista, piuttosto semplice e anche pratica, cioè la puoi applicare immediatamente. Quindi quando si fa un percorso di decondizionamento con noi, cioè si frequenta Scuola Agire, noi forniamo questi occhiali per avere un po' più chiaro il chi siamo, per avere un po' più chiari che progetti vogliamo realizzare tramite la nostra volontà e soprattutto come possiamo trasformare noi stessi e il nostro ambiente. Diciamo, questi sono i 3 step principali.
Il fondatore di questa meraviglia, perché è una meraviglia, io devo dire come Acquario mi ritengo una persona piuttosto infedele, perché mi piacciono tantissimi campi, ecco, io non sono mai stata a lungo su degli argomenti perché, scusate, sono raffreddata, perché mi piace sempre avere nuovi stimoli. Eppure, da quando ho incontrato la psicosintesi, e vi posso dire anche l'anno, che era il 2004, me ne hanno parlato per la prima volta, poi sono andata a formarmi, è una cosa che io non solo non ho mai abbandonato, ma ho sempre continuato a studiare. Cioè è un po' come lo yoga, altro amore della mia vita. Lo yoga è una materia che non ha fine, e così è la psicosintesi, perché puoi sempre fare delle cose per approfondirla. Il fondatore di questa meraviglia, dicevo, è Roberto Assaggioli. Ecco qua, questo è un video fatto da due registi, marito e moglie, che sono Fernando Maraghini e Maria Erika Pacineo, e loro hanno fatto un percorso in un momento di crisi della loro vita con degli psicosintesisti, e questo percorso è stato per loro talmente importante che loro hanno deciso di fare questo bellissimo video sulla vita e sulle opere di Roberto Assaggioli. Potete trovare il film, credo sia su Amazon Prime, altrimenti lo potete ordinare online, direttamente vi arriva fino a casa. Assaggioli era nato a Venezia e ha studiato a Firenze. Poi si è trasferito a Roma, ha conosciuto la moglie e ha cominciato a praticare a Roma la psicosintesi, a fare l'istituto di psicosintesi. Vi faccio proprio una cosa molto breve. Poi è stato arrestato durante il fascismo. Con quale motivazione? Istigazione alla pace. Cioè, questo è stato il motivo. Sì, pacifismo internazionalista, praticamente era pericoloso perché voleva la pace a livello internazionale. È stato arrestato e, cosa davvero, è stato solo un mese in carcere, perché la cosa più incredibile che uno dei suoi allievi o amici racconta è che lui un giorno ha visto che la porta della sua cella era aperta. Lui ha aperto e ha visto che nel corridoio non c'era nessuno. Allora piano piano si è avviato all'uscita e non c'era nessuno. Quindi è uscito dal carcere e si è dato alla macchia. Ok? È riuscito a sfuggire insieme alla sua famiglia nelle campagne di Arezzo, perché poi loro avevano una villa lì, una casa lì, a Cortona penso si chiami, è riuscito a sfuggire nascosto dai contadini della zona, lui, la moglie e il figlio, il suo unico figlio. Solo che appunto, dati tanti disagi che hanno vissuto, perché immaginate vivere all'aperto d'inverno, dormire nei fienili, insomma deve essere stato drammatico, il figlio si è ammalato di tubercolosi ed è morto, figlio di 25 anni. Finita la guerra, Assaggioli apre a Firenze, prende casa a Firenze, apre la sua casa e ricostruisce l'istituto di psicosintesi, che ovviamente era stato chiuso dal fascismo, e compensa la perdita del figlio donando la sua casa alla sua morte ai suoi allievi. Ecco come si è formato poi l'istituto di Firenze. I suoi allievi hanno portato avanti con molto amore e molta dedizione il pensiero e le pratiche di questo magnifico strumento, e io ho studiato con gli allievi di Assaggioli all'Istituto di Psicosintesi di Firenze in un mio periodo di crisi, ma di profonda crisi. Ebbene, in circa un anno e mezzo io ho completamente ristrutturato me stessa e soprattutto ho capito che questo strumento era talmente potente che volevo a mia volta, vista la mia esperienza, darlo
ad altre persone, perché la cosa migliore che si deve fare, secondo me, nella propria vita è provarlo prima su se stesso se funziona un qualche strumento. Solo in quel modo puoi a quel punto tramandarlo, perché l'hai vissuto tu per prima sulla tua pelle. E grazie poi alla psicosintesi ho fondato il mio centro yoga al nord del Lazio, dove ho cominciato a fare incontri di yoga, di psicosintesi, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al progetto di Scuola Agire, che è esattamente la messa in pratica di quello che dice Assaggioli, cioè della psicosintesi, cioè quello di rivoluzionare il mondo dell'educazione partendo prima di tutto dal proprio decondizionamento. Okay? I 3 step principali, che naturalmente erano i 3 step che faceva fare anche Assaggioli ai suoi allievi, era: conosci te stesso, possiedi te stesso, trasforma te stesso. Ecco perché all'interno di Scuola Agire adesso si studia la psicosintesi con 3 moduli, che sono proprio questi 3 step. Scuola Agire è un percorso che dura 7 moduli, ma 3 di questi 7 moduli sono tutta questa progressione della psicosintesi. Giuseppe, hai domande su questa cosa? No, io volevo solo dire una cosa, che tanti anni di studi di pedagogia, cioè io ho conosciuto Assaggioli con te, cioè praticamente, eppure ne ho fatti di studi, è come se fosse censurato. E la domanda mentre parlavi era, cioè ho capito perché è censurato, insomma, perché Sì. poi fondamentalmente loro vogliono altri autori perché forse, che ne so, fa più comodo poi al sistema portare una pedagogia del controllo, una pedagogia del disciplinare, del fare, insomma. Il lavoro interiore, insomma, è un lavoro che, come si dice, è criminale, no? Volere la pace ed essere arrestati perché complottavi per avere la pace, è la stessa cosa, cioè chi complotta per fare un viaggio interiore comunque per questa società è criminale allo stesso modo, insomma. Guarda che io quando ho studiato psicologia a Firenze non c'era Assaggioli nel manuale della storia della psicologia, non c'era. Con tutto che lui ha fatto la sua tesi di laurea nel 1910 su Freud, primo in Italia a parlare dell'inconscio di Freud, era amico di Jung, infatti ha fatto il tirocinio al Bürgersli di Zurigo con Jung, cioè Assaggioli è stato una personalità dirompente, troppo dirompente, perché dava fastidio. Calcola che addirittura Assaggioli aveva anticipato la fisica quantistica. Cioè lui era molto più avanti del suo tempo, però secondo me lui sapeva che era un po' come appunto un pioniere della nuova pedagogia. Lui sapeva di essere come dire, in anticipo, lui era un araldo, lui era in anticipo sui suoi tempi, però lui ha messo dei semi che noi abbiamo colto e stiamo appunto vedendo come sta crescendo questi alberi che abbiamo e che ogni giorno piantiamo, e i semi sono quelli che abbiamo messo praticamente dentro di noi, ecco. Io vorrei appunto adesso chiedere sia a Daria che a Valentina di raccontare un po' il vostro approccio con la psicosintesi, come l'abbiamo fatto a Scuola Agire, cioè in maniera graduale, seguendo un testo e parlandone, perché sono sempre lezioni molto, diciamo, pratiche, anche di esercizi, ma soprattutto di vedere come l'effetto di questa pratica poi ha nella nostra vita. Cominci tu, Daria? Sì, io grazie a te ho conosciuto Assaggioli, poi successivamente io adesso frequento un corso yoga e la mia insegnante di yoga mi ha fatto conoscere un centro vicino a casa mia, tra l'altro, per cui che io non conoscevo, non sapevo neanche che ci fosse. E mi ha aperto proprio la mente, perché lavorare su se stessi, ma in modo pratico, perché come dicevi tu, Adele, la psicosintesi è soprattutto pratica. E poi è un'autoanalisi. Quello che mi piace è che non hai necessariamente bisogno e sostegno di avere qualcun altro, ma poi ti aiuta te stesso
ad analizzarti. E questo è incredibile, cioè non devi andare da qualcuno che ti aiuti a trovare oppure ti psicanalizzi, ma sei tu che cerchi di entrare nel tuo mondo interiore. E interessanti sono stati per me e anche mi hanno aiutato tantissimo tutti gli esercizi di pratica del nostro quadernetto, famoso quadernetto, che dovevamo costantemente fare anche quotidianamente. Per esempio, quello anche di essere consapevoli e coscienti nel momento in cui ci vestivamo. Per me all'inizio è stato drammatico, io non ci riuscivo, non ero consapevole della ritualità di gesti, cioè cosa stavo facendo ogni giorno. E semplicemente mettersi il pigiama, per esempio. E tutti questi esercizi poi mi hanno fatto scoprire chi sono, pian piano, nel tempo. Certo, non si arriva mai a conoscere effettivamente se stessi, perché, come diceva la famosa stella di Assagioli, i pensieri, le emozioni, noi siamo un insieme di tutto questo. E a volte la stella è un po' sbilenca, molto spesso la nostra stella è un po' sbilenca, e altre volte invece riusciamo anche ad equilibrare un po' tutte le parti che ci compongono. Però essere consapevoli e soprattutto utilizzare la volontà, che Assagioli ne parlava tanto, perché la volontà ci porta ad essere liberi, possiamo quindi liberamente scegliere, che è l'importante, è qui che sta la parte importante, perché di fronte a qualsiasi cosa essere coscienti e essere liberi di scegliere non è facile, quindi essere decondizionati. E quello che mi piace è che tutto questo mi è servito a scuola con i miei alunni. Primo, perché ho imparato a conoscere me stessa, e secondo, perché conoscendo tutti questi aspetti, il bambino che ho di fronte è anche lui tutto questo. Ed essere consapevoli di tutto questo non è facile. Per cui non è puoi vedere lui, la sua stella in quel momento, nella sua personalità, da che punto è un pochino più sbilanciata, per esempio, e lavorare su quello. Giusto, certo, così, un esempio. perché io posso anche essere lì pronta ad insegnare i numeri decimali, ma se dall'altra parte ho un bambino con una stella sbilenca, dove un'emozione lo sta turbando, è inutile, il numero decimale dove va? Quindi essere cosciente di questo non è poco. Quindi per fare l'insegnante è importante conoscersi e, come dicevi tu, conoscere, possedere e trasformare te stesso, e questo ci dà la possibilità anche di relazionarci con gli altri, e io ho un materiale umano davanti. Il materiale umano è il più complesso, è il materiale più complesso che c'è. Okay, per cui grazie a te, grazie. E Valentina invece, parlaci della tua esperienza. Sì, diciamo che quello che mi ha colpito subito e diciamo anche in maniera molto potente è questa possibilità, diciamo, di una intanto, ecco, come diceva Daria, no? Di questo strumento che si abbina esattamente con quello che è il processo che noi andavamo ad affrontare, che è il decondizionamento, ma anche, diciamo, l'entrare nella prassi dell'autoeducazione, perché appunto sappiamo ormai che senza un processo di autoeducazione che è costante non riusciremo, diciamo, ecco, ad essere pionieri e quindi sperimentatori, no, di tutte queste grandi e nuove pedagogie che in qualche modo hanno proprio illuminato veramente, no? Hanno fatto luce sull'essere umano e sul bambino. E quello che mi colpì subito fu l'uovo invece che la stella di Assagioli, ossia questa proprio mi ricordo a livello proprio fisico, un espandersi, no? Un'espansione, cioè la possibilità di sentire l'anima collegata allo spirito, e questa credo che sia la cosa più importante che Assagioli ci dona. Sì, sono proprio delle mappe, diciamo, sia la stella che l'uovo di Assagioli sono delle mappe sulle quali noi possiamo orientarci. Sono delle cose importantissime dal mio punto di vista.
assolutamente, perché proprio cambiano quell'assetto con cui appunto siamo cresciuti, no? Anche rispetto all'educazione che abbiamo quindi assorbito e anche diciamo una certa psicologia, no? In qualche modo che abbiamo seguito fino ad allora. Ecco, questa apertura, questo far ritrovare veramente i punti di unione tra l'io cosciente, tra un sé che è transpersonale, quindi un'espansione, e tra un io che è fatto anche di volere, di volontà, e poi insomma ecco a scuola Agire si è studiato tanto l'atto di volontà in questo senso, veramente la possibilità di agire, no? Il bellissimo triangolo proprio, si può dire che è una sintesi proprio di pensare, agire e finire. Diciamo che questo resta proprio come un orientamento, no? La stella polare proprio sulla quale camminare. E questo ha allargato, come diceva anche Daria, questa possibilità delle pratiche. Di pratiche di cosa? Di pratiche di consapevolezza, cioè di acquisire questa consapevolezza del proprio mondo interiore e del mondo interiore dell'altro, no? Ma soprattutto avere la possibilità di scoprirsi non soltanto, diciamo, attori della vita, non quindi contemporaneamente anche soltanto spettatori della vita, ma anche registi in qualche modo della propria vita, e quindi anche colui che resta lì e che testimonia questa vita. Infatti uno degli esercizi più belli è proprio anche quello di diciamo disidentificarsi, che anche qui proprio è un'apertura, qualcosa che dona proprio una fluidità incredibile, no? La possibilità di capire con cosa ci identifichiamo e quindi proprio vederle e parlarci con queste nostre figure che poi hanno preso proprio forma nell'esteriorità, non solo nell'interiorità, ma anche disidentificarsi, quindi sentire che c'è qualcosa di molto più vasto. Ecco, questo canale di apertura poi ci può portare veramente, no, anche a quelle che sono le porte, diciamo, della scienza dello spirito, e quindi ecco, sicuramente è un cammino che, come dicevamo, insomma è all'inizio in realtà, no? Non si contano tanto gli anni quanto i passi che si fanno, e credo che un'altra cosa pure che mi ha colpito, insomma mi piace dirlo, è che la psicosintesi si sposa con il teatro. Il teatro chiaramente con la T maiuscola, e quindi un teatro spirituale, proprio perché anche lì l'attore non è soltanto, no, diciamo così, colui che si fa usare dal personaggio, la marionetta. la marionetta. Nello stesso tempo sente però questa potenza e quindi si dona completamente per poter darsi alle parole dell'autore, no? Quindi diventa proprio qualcos'altro. Quel qualcos'altro si sposa con il processo della psicosintesi fortissimo, e sono appunto atti, momenti, pensieri in cui veramente si imprime una consapevolezza. Quindi è molto bello, insomma, io ho trovato questo processo trasformativo davvero. Soprattutto quando, diciamo, si inizia in un modo, un percorso come gruppo, e si passa un momento, no, di impegno, di studio, di pratica, e poi ci si trova proprio trasformati, e questo insomma è bellissimo. Non accade sempre, no, di vedere delle trasfigurazioni che sono comunque delle trasfigurazioni importanti, insomma. Quindi da una parte ti sei alleggerito anche, ma dall'altra ti sei anche andato in profondità, esatto, perché sei andato nelle profondità. Grazie Valentina. Grazie. Io ho una domanda per voi due, un po' provocatoria, perché il mio ruolo è anche questo. Voi sapete che quando c'è stato il periodo della chiamatela come volete, pantomima, la pantomima, e abbiamo avuto tanti insegnanti che ci hanno contattato perché volevano venire a insegnare nelle scuole di Scuola Agire, non sapendo come funziona la cosa. Allora io adesso vi faccio una domanda, ovviamente io ho risposto loro, ma che formazione avete voi? E loro, io ho la laurea al MUR, ecco, come se questo fosse
bastasse a insegnare la nuova pedagogia. Ora, Daria, lo chiedo a te, ma lo chiedo anche a Valentina, ma secondo te, cioè, se un insegnante della tua scuola dice anche io voglio insegnare in una scuola di nuova pedagogia, tu che cosa le risponderesti? Io penso che effettivamente, cioè che per fare questo uno debba comunque fare deve cambiare, deve trasformarsi e deve cercare in qualche modo, mi piace una frase di Assagioli che è: la vita non procede per riempimento di vuoti, ma per conquista di spazi interiori, cioè deve veramente trasformarsi, per cui non è così semplice fare questo. Non basta la laurea, giusto? No, la laurea non basta, e deve esserci qualcosa di più. E un'altra cosa molto importante, fare un percorso assieme a un gruppo che comunque vibra allo stesso modo tuo, ti aiuta ancora di più a trasformarti. Per cui se tu vuoi entrare in una situazione diversa, devi trovare anche chi vibra come te. E se tu non vibri, però è solamente un desiderio così velleitario, non ha molto senso. Ok, grazie Daria. Detto da una della scuola pubblica. Sentiamo Valentina che fa le scuole parentali. Tu la prenderesti una che ha solo fatto il MIUR a insegnare nella tua scuola? No, ma neanche se ha fatto soltanto un percorso di pedagogia del bosco, insomma, non so come dire, no? Proprio perché sì, è questo di cui si parlava, no? Questo scrostarsi, no? Questo spogliarsi anche, nello stesso tempo però anche capire come rivestirsi, no? Perché poi è anche questo fondamentale, cioè quindi come saper giocare, quindi come saper sentire questo centro, cioè è veramente il centro anche del percorso di Scuola Agire, questi 3 moduli, assolutamente, sono proprio un accompagnamento costante che ti fanno anche, e quindi poi quando lo metti in pratica nel campo educativo, soprattutto ti fanno aspettare, cosa che prima invece no, volevi sempre, insomma, andavi sempre a proporre anche, no, a fare proposte, attività, ingegnarsi su questo, quando a volte bisogna veramente saper aspettare per accogliere, quindi, no? E questo si lega tantissimo al percorso che noi abbiamo fatto, cioè se non capiamo questo non riusciamo neanche a rivedere poi tutte quelle piccole parti di noi che si sono formate perché sono state insomma informate, diciamo, anche in maniera forse non legittima, no? Nei percorsi che precedentemente abbiamo fatto, anche l'approccio allo studio, insomma tutta la parte anche della psicosintesi legata proprio alla progettazione, no? Di qualcosa che porti avanti, e come Assagioli ce la spiega è veramente fondamentale, importantissimo, e si rilega tantissimo alla nostra parte di pensiero, no? Che comunque va rimesso in movimento, e quindi ecco nel periodo della pantomima ecco l'abbiamo proprio capito, cioè per alcuni di noi è stato come veramente uno schiaffo zen, non tanto perché non eri sveglio, perché sennò non avresti no, accolto quella cosa, ma hai capito che non c'era più possibilità di fare questi compromessi. Ecco come un percorso di psicosintesi aiuta anche a questa autenticità, no? A questo voler stare nell'autenticità e quindi anche rispondere nel mondo esteriore con quell'autenticità senza avere paura di farsi del male, no? Di essere ferito poi, perché non ci si può nascondere. No. Bene, io voglio prendere un'altra parola che prego Daria, prego. Voglio solo dire una cosa, per esempio un altro personaggio a cui io mi riferisco molto è Don Milani. E Don Milani è una stella anche lui. Sì, è un faro della nuova pedagogia. Appunto, volevo dire questo perché ci sta. Guarda, voglio fare un'intera puntata su Don Milani, perché veramente Don Milani
era per me quasi un'incarnazione del Cristo, cioè lui ha preso i principi del Cristo e li ha portati nella sua vita con una coerenza. Infatti è morto, si può dire, per questo. Cioè è stata una parabola, una stella veramente, per cui io vorrei fare tutta una puntata su Don Milani, perché noi stiamo mettendo anche in atto il suo pensiero. Per esempio, parliamo della scrittura collettiva che facciamo nei nostri lavori di creatività del gruppo, perché Giuseppe, quando ha letto il manuale di nuova pedagogia, mi ha detto: Adele, il capitolo che mi è piaciuto di più è il terzo, perché sono rimasto stupito. Dillo Giuseppe, non è che dell'immensa rete che c'era. E poi ho trovato, perché poi una cosa che non sai di me, io ero presidente di Trekking Napoli, quindi ero appassionatissimo di escursionismo, quindi poi mi ritrovo tutta una serie di cose di cui parlate che io già c'ero dentro, quindi. Però la cosa che mi ha colpito poi è stata l'immensa rete italiana, insomma, e i grandi lavori che poi in questi anni sono stati fatti. Io, se posso dire una cosa, siccome sono uno non tanto normale come voi tre, insomma, no, l'altro giorno pensavo a questa cosa dell'essere umano, no? E lo paragonavo un po' alla questione del bruco, no? Il bruco che subisce una trasformazione e diventa farfalla, no? E nel 2020 è successa un'operazione del genere, cioè nel senso che molti bruchi sono diventati farfalla e adesso stiamo lavorando sul volare, no? Praticamente. E tornando a quello che dicevate voi, no? Su chi può insegnare, chi non può insegnare, no? Chi è decondizionato. Cioè tu a un bruco gli puoi mostrare come trasformarsi, ma non puoi parlare già del volare, mentre noi stiamo ragionando sul volare, insomma. Nonostante lo sto bene, sono riuscito a fare una riflessione perché sono raffreddatissimo. No, un'ottima riflessione. Beh, effettivamente devo dire, mi stai prendendo su un punto per me molto importante. Prima di Scuola Agire io mi sentivo molto sola, perché conoscere tutte queste cose meravigliose come la scienza dello spirito, la psicosintesi, eccetera, eccetera, e avere 5-6 persone nel mondo di cui parlarne, con cui condividere, mi sentivo sola. Invece adesso, dopo 10 anni di Scuola Agire, abbiamo creato un gruppo di persone che non necessariamente si vedono e si sentono tutti i giorni, ma sono in contatto, decidono anche di fare dei progetti insieme e soprattutto, e questo l'abbiamo sperimentato sempre durante questo periodo meraviglioso della pantomima, quando non ci si poteva vedere, quando non ci si poteva sentire, tu sapevi che sul territorio avevi delle sorelle e dei fratelli, cioè delle persone che c'erano. Ecco, questa è una cosa, cioè il gruppo è il gruppo creato da un percorso di apertura della coscienza, è una cosa impagabile, perché nelle emergenze tu sai che quelle persone ci sono. Secondo me non è poco dopo quello che abbiamo vissuto, capito? Poi vabbè, noi adesso abbiamo, grazie al gruppo Creatività, col quale con Daria abbiamo scritto Le fiabe del risveglio, con Valentina abbiamo fatto il meraviglioso progetto sull'aldilà, quindi il gruppo Creatività per esempio ci tiene tanto uniti, perché lavorando insieme, come devo dire, si costruiscono e cioè, vedi anche, è un po' come tenere la cura di un giardino, cioè è inutile piantare gli alberi e abbandonarli, cioè noi con le nostre attività ci prendiamo cura della rete che abbiamo creato, dei rapporti che abbiamo creato, e questa è una cosa meravigliosa secondo me. Non lo so voi che ne pensate, ma io la vivo. Io per esempio non mi sento più sola, tanto per dirti, ci siamo fatti gli auguri di Natale online, ma per il piacere di stare insieme, per il piacere di... E poi, non lo so, Valentina ha ospitato il raduno l'anno scorso, da Daria andremo nel 2026, cioè si stabiliscono delle cose da fare per vedersi, per stare insieme. E secondo me questa cosa è molto importante. Ecco, qualcuno verrà a Pisa. Quest'anno lo facciamo a Pisa, con Pisa e Prato, con altre due
operatrici che inviteremo prossimamente, così parliamo anche del raduno, perché dobbiamo anche spiegare che cos'è il raduno di Scuola Agire, perché anche quello è un momento di condivisione sempre a livello anche culturale, artistico, speriamo di un certo livello, ecco. Teatro evolutivo, tanto per cambiare. Va bene, io direi grazie a Daria, grazie a Valentina, grazie a te Giuseppe che ci curi questo format. E se per caso siete curiosi di sapere, di approfondire, vi consiglio sempre di vedere questo film, Roberto Assaggioli, Lo scienziato dello spirito, che trovate penso su Amazon Prime, oppure il film, oppure potete anche ordinarlo se volete vederlo. E poi potete leggere la nostra newsletter, perché ogni mese nella newsletter della Gazzetta di Nuova Pedagogia trovate una paginetta sulla psicosintesi, in modo da in cui suggeriamo ovviamente dei testi da leggere, ecco, se volete anche semplicemente capirne un po' di più, perché quello che è successo a me è che mi ha trasformato completamente, mi ha reso immortale. Io dico sempre mi ha reso immortale. Da che ero fragile sono diventata fortissima e vedo che quando viene applicato nella propria vita dalle persone che ci contattano, poi anche la loro vita cambia. Allora dico, non è successo solo a me, evidentemente è uno strumento potente che aiuta tanta gente. Ecco. Giuseppe, ci vediamo alla prossima. Sono contento di aver conosciuto Valentina e Daria, sinceramente. Grazie. Beh, Giuseppe, dovremmo poi fare un raduno a Napoli prima o poi, vabbè, poi ne parleremo per il futuro. Così vengono a conoscere anche te. Va bene? È stato perché un piacere. Giuseppe si prenderà la laurea d'onore in nuova pedagogia, l'avete capito, no? È la classica persona, a furia di leggere, di studiare, gli diamo la laurea d'onore. No, ma poi io non sono decondizionato, ma sono un diseducatore, non dimenticare questo. Esatto. Beh, ragazze, Giuseppe, oltre ad essere un sociologo, è stato maestro di strada, cioè ha un'esperienza umana ed educativa ad alto livello, capito? Quindi, insomma, si è decondizionato lavorando nella scuola, ma fuori dalla scuola, perché questo è il modo poi per decondizionarsi più efficace. Assolutamente. Ok. Bene, allora grazie a voi, grazie a chi ci ascolta. Se, ripeto, volete altre informazioni, sapete dove trovarci. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, Grazie. alla prossima. Ciao.